Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come trasformare una foto estiva in una foto invernale con tanto di neve, come appunto state vedendo nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro Photoshop, io ho importato questa immagine che adesso appunto da un'immagine estiva la andiamo a trasformare in un'immagine invernale, ossia con tanto di neve. Come facciamo? Allora, per prima cosa, selezionando appunto la nostra foto, selezione, intervallo colori, come vedete ci apre questa finestra. Nel caso abbiate attivato l'anteprima, io di solito la tengo disattivata, anche perché col contagocce praticamente andiamo a selezionare le parti verdi della nostra foto. Quindi io faccio un primo clic per appunto selezionare le parti verdi, tenendo attivato appunto questo contagocce. Se andiamo ad attivare quello col più, praticamente andiamo ad aggiungere altre tonalità di verde, che è quello che andremo a fare. Quindi andiamo a fare vari clic fino a selezionare bene o male quasi tutte le parti di verde. Ora possiamo andare a interagire sulla nostra tolleranza, quindi la andiamo ad aumentare. Io direi portarla fino a un 24, in questo modo. Dopodiché facciamo OK. Come vedete lui ci è andato a selezionare appunto le parti che gli siamo andati a dire. Ora andiamo su un nuovo livello di riempimento, facciamo tinta unita e andiamo a mettere bianco. In questo modo. Ora ci portiamo sul livello che è andato a creare, quindi quello del colore di riempimento. Facciamo doppio clic in questo cursore, appunto negli stili di livello, in questo cursore di livello sottostante. Se noi andiamo a muovere, vedete questa levetta, andiamo ad aumentare i neri. Quindi io li vado ad aumentare un po', in questo modo. Se spingiamo Alt sulla tastiera e andiamo a cliccare in mezzo, come vedete ci separa questo cursore in due, in modo da scostarlo. Quindi io mi porto un po' indietro, vado ad aumentare ancora un po' i miei neri, in questo modo, e faccio OK. Ora andiamo a desaturare leggermente la nostra foto. Quindi deselezioniamo il primo livello che siamo andati a fare, quindi quello del colore di riempimento, selezioniamo sfondo, andiamo su crea nuovo livello di riempimento e andiamo a fare tonalità e saturazione. Anche qui andiamo a selezionare i nostri verdi, quindi clicchiamo su questa manina, come vedete ci compare il contagocce, io vado a selezionare il mio verde, come vedete in realtà ci dà giallo perché comunque non è che sia proprio verde. Il verde spesso è considerato anche come giallo, poi dipende anche da dove clicchiamo. Ecco, se clicco qua ad esempio mi dà verde, e praticamente andiamo a desaturare la nostra immagine e alzargli la luminosità. Come vedete qua mi rimangono parti di verde troppo sature, quindi cosa faccio? Mi vado a spostare con i miei cursori fino a selezionare anche le parti di verde che non mi è andato a selezionare prima. Io direi più o meno in questo modo. Quindi se noi adesso andiamo ad attivare la nostra immagine, se facciamo un prima e un dopo, come vedete ci è andato a desaturare queste parti. Anche qui stessa cosa, facciamo un doppio clic, andiamo a interagire appunto su il nostro cursore, quindi questo lo vado ad aumentare più o meno in questo modo. Ovviamente possiamo sempre, tornando a fare il doppio clic, andare a sistemare nel caso volessimo andare a ritoccare leggermente la nostra foto.
quindi io direi di tenerlo bene o male in questo modo, e già così siamo andati a creare appunto un'immagine con la neve. Ora possiamo andare a inserire appunto la neve che scende, quindi io ho trovato questa immagine con la neve e lo sfondo nero. Vado ad aumentare la mia dimensione in questo modo. Ok, facciamo ok, e sul metodo di diffusione andiamo a fare scolora. Ci ha tolto la parte nera e ci ha lasciato solo i nostri fiocchi di neve. E questo è un modo per trasformare appunto una nostra foto, se noi andiamo a fare un prima e un dopo, rendere una foto più invernale. Ovviamente possiamo andare anche a interagire su la temperatura del nostro colore, quindi possiamo andare a mettere un bilanciamento colore al di sopra di tutti i nostri livelli, magari andare a rendere l'immagine un po' più fredda, quindi andare a aumentare gli azzurri e andare a sistemare in questo modo la nostra foto. E questo, bene o male, è il nostro risultato finale. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Vi ricordo che in descrizione vi lascio le immagini che ho usato io per poterle scaricare qualora voleste fare delle prove appunto voi a casa. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!